Fai il pirata? All'arrembaggio. All'arrembaggio! Quello che avete visto era mio figlio in braccio a me all'interno di una piscina. Ci stavamo divertendo a farci i video e le foto proprio con questo smartphone, perché l'AGM H5 è anche impermeabile, oltre ad essere indistruttibile e avere la fotocamera ad infrarossi, ed è il primo al mondo, almeno per quanto mi risulta, ad avere questo altoparlante così grande nella parte posteriore, circondato pure da questi LED che, come vedete, cambiano colore a ritmo di musica, ma se preferiamo possiamo anche cambiare tipo di lampeggio, e funzionano anche come notifica, quindi in base a come lampeggia capiremo che tipo di notifica ci è arrivata. Adesso guardiamolo però da vicino, guarderemo sia le foto e i video che ho scattato con il dispositivo, che video che riguardano lo stesso dispositivo mentre viene lanciato addirittura all'interno dell'acqua in piscina. Ragazzi, gli hanno fatti di tutti i colori e ancora funziona perfettamente, quindi osserviamolo. E vediamo subito quindi quello che troviamo all'interno della confezione. Questa è la scatola del telefonino, all'interno troviamo il telefono avvolto da questa pellicola, nella parte più bassa troviamo i vari accessori, tra cui il caricabatterie con l'uscita USB classica, e ovviamente il telefonino invece ha il cavo USB di tipo C. Da questa parte infatti troviamo lo stesso cavetto che ci permette di ricaricarla, io finora ne ho utilizzato un altro che possedevo, e troveremo anche questi due coperchini di ricambio nel caso in cui dovessimo tirarli con forza, romperli oppure smarrirli. Ma guardiamo il telefono da vicino, poi vi farò vedere anche un altro accessorio che non viene dato in dotazione ma che è possibile acquistare appunto come accessorio extra. Allora, il telefonino esteticamente si presenta molto bene, effettivamente mi piace, è fatto bene con questa parte posteriore tipo carbon look, questi inserti di colore arancione, questi sono i contatti per poterlo ricaricare, oltre alla possibilità di ricaricarlo tramite l'ingresso USB classico che adesso vi farò vedere. Questo è il lettore di impronte digitali, comparto fotografico, e poi questo grande altoparlante che può emettere ben 109 decibel, accompagnato da questa corona di LED luminosa. Allora, guardate nella parte posteriore in fondo abbiamo questo coperchietto che ci permette sia di ricaricarlo tramite la presa USB, oppure possiamo utilizzare il jack per le cuffie che fungono anche da antenna nel caso in cui decidiamo di utilizzare la radio. Da questa parte invece abbiamo l'ingresso per la scheda SIM e per la micro SD per poter espandere la memoria interna. Ovviamente sono presenti anche il microfono da questa parte, e qua abbiamo l'altoparlante e la fotocamera per i selfie. Da quest'altra parte abbiamo il tasto per poterlo accendere e spegnere, e questi invece sono i tasti del volume. Nella parte sinistra abbiamo solamente il tastino smart che ci permette di utilizzare alcune funzioni. Io per esempio ho deciso che mantenendolo premuto si debba accendere il flash. Questo infatti, che sembra un'altra fotocamera, in realtà è il flash oppure la torcia, come in questo caso, per poter illuminare. Questa è la fotocamera che ci permette di avere 48 megapixel, questo invece è il piccolo dispositivo ad infrarossi, e l'altra invece è la telecamera per le riprese notturne e le fotografie notturne, quindi anche al buio pesto riusciamo a fare delle fotografie e dei video dove in realtà non potremmo vedere. Per poterlo sbloccare abbiamo la possibilità di scegliere diverse modalità di sblocco. Una è quella dell'utilizzo dell'impronta digitale, basterà semplicemente poggiare il dito nella parte posteriore e il telefonino si sbloccherà semplicemente appunto con la lettura dell'impronta, oppure possiamo utilizzare il riconoscimento facciale. Speriamo che con il telefonino davanti riesca a inquadrarmi, ma vi faccio vedere. Ok, si è già sbloccato. Ok, volto riconosciuto. Vi faccio rivedere perché ok, come avete visto, mettendomi davanti alla fotocamera riesce a riconoscere il mio volto e quindi si sblocca direttamente il dispositivo. Abbiamo alcune funzioni già preinstallate, alcune applicazioni, e altre che possiamo scaricare noi. Vi faccio vedere però direttamente l'audio. Allora, mettiamo adesso questo brano e voglio farvi sentire come la musica si senta davvero effettivamente forte. Andiamo avanti velocemente. Come vedete anche il buffering comunque riesce a recuperare velocemente. Andiamo avanti di un bel po'. Ok, apriamo un nuovo brano e vediamo anche la velocità andando avanti velocemente, quindi lo portiamo direttamente verso la fine. Questo è un brano che dura ben 41 minuti, quindi andiamo avanti. Effettivamente veloce.
Ok, l'unica nota negativa è che nonostante il volume così alto, a volte gli alti, scusatemi il gioco di parole, sembra che non si sentano benissimo, a volte qualche piccolo dettaglio, almeno ho la sensazione di non sentirlo bene, ma in proporzione al tipo di speaker, perché in realtà comunque, come vedete, si sente tutto molto bene. Spengo questa luce in modo da poter apprezzare anche questo anello luminoso, che in questo caso svolge semplicemente una funzione estetica, ma nel caso in cui lo utilizziamo come notifica ci può essere utile perché ci fa capire di quale tipo di notifica si tratta. Adesso guardiamo lo stesso dispositivo su Amazon ed eventualmente vi lascerò poi il codice di sconto per poter risparmiare qualcosina. 336 euro, recensioni ne ha 18 con 4 stelle. Guardiamo le caratteristiche tecniche, quindi abbiamo il marchio AGM, modello AGM H5, sistema operativo Android 12, dimensione della RAM ben 6 GB, la capacità della memoria, quindi la possibilità di archiviare file, video, foto eccetera, ma anche musica, è di 128 GB, espandibile tramite la micro SD, il display di 6,53 pollici, come vi ho detto poco fa c'è il riconoscimento di impronte digitali, il riconoscimento facciale, altoparlante da 109 decibel, Android 12, batteria da 7000 mAh che effettivamente dura parecchio, 4 GB più 64 GB oppure 6 GB più 128 GB da espandere eventualmente tramite appunto la micro SD, display HD da 6,52 pollici, ovviamente ha diverse certificazioni anche di grado militare, quindi P68 e P69K e STD 810H. Il telefono cellulare per lavori pesanti è impermeabile, antipolvere ed infrangibile, ed è vero, vi farò vedere appunto i video in cui lo lancio e lo maltratto. La fotocamera principale è da 48 megapixel, è una fotocamera della Samsung, invece la fotocamera per la visione notturna è da 20 megapixel. Ha la rete 4G e dual SIM, ovviamente ha anche il GPS, come abbiamo detto poco fa, il sensore di impronta digitale, sensore di prossimità, sensore bussola, sensore di accelerazione, sensore luminoso, quindi il display si regola in base alla luminosità dell'ambiente. C'è anche l'NFC, il tipo di processore è un Helio G35 octa-core da 2.3 GHz, Bluetooth 5.0. Voglio farvi vedere ora in diretta l'utilizzo della fotocamera notturna, quindi spegnerò le luci e facciamo un'inquadratura di fronte a noi per vedere come riusciamo a vedere tramite, scusate il gioco di parole, tramite appunto la visione notturna. Quindi apriamo la fotocamera del telefonino, devo regolare un attimo l'esposizione altrimenti non riusciamo a capire nulla. Allora, ok, così dovrebbe andare bene. Abbiamo la possibilità di utilizzare le normali fotografie, fotoritratto, video, video breve, e poi abbiamo la possibilità di scattare le fotografie in modalità notturna. Quindi in questo modo, come vedete, è come se fossimo con la luce del sole, riusciamo a vedere praticamente tutto quello che prima non riuscivamo a vedere. Quindi abbiamo la possibilità sia di scattare delle foto che di girare dei video, perché in questo caso abbiamo abilitato la funzione notte premendo sull'icona a forma di luna mentre eravamo nella funzione fotografia, ma se andiamo nella funzione video comunque abbiamo sempre la stessa icona e possiamo realizzare i nostri video e le nostre fotografie con la visione notturna. Ragazzi, effettivamente se io tolgo il telefono non vedete nulla, ma anche se tolgo la modalità notturna, in questo caso non vedete praticamente niente. E questo nella parte posteriore è il LED che emette gli infrarossi che permettono alla fotocamera di riuscire a vedere. In questo caso invece si spegne e quindi non riesce ad inquadrare nulla. Ottima funzione, ragazzi, l'ho provato anche in esterno e riesco a vedere anche ad alcuni metri di distanza. Adesso riaccendiamo le luci e guardiamo le foto e i video presenti nella galleria fotografica. Vi farò vedere alcune foto e alcuni video scattati con questo telefonino durante la giornata trascorsa in piscina. Ecco, questa è una foto per esempio di mio figlio in piscina. Il telefono era stato immerso più volte in acqua e ancora continuava a scattare fotografie senza problemi. E tra l'altro non è stato nemmeno necessario pulire i vetri delle fotocamere. Mi è successo con un altro paio di telefonini, immergendoli, che una volta tolti dall'acqua la goccia si concentrasse, invece in questo caso scivolava via e quindi mi ha permesso di continuare a scattare fotografie senza problemi, ragazzi, davvero con un'ottima risoluzione. Allora, questo è il video che avete visto all'inizio. Qua immergo il telefonino in acqua, quindi all'arrembaggio. Guardate, penso che praticamente quasi con nessun altro telefono si possa permettere di immergerlo in acqua, se non con questi indistruttibili che hanno questa funzione. Fantastico, ci siamo divertiti, abbiamo scattato tante foto, girato tantissimi video,
questo è uno dei pochi che posso farvi vedere, perché poi negli altri ci sono altre persone e non mi sembra giusto. Ok, questo è un video invece in cui lancio il telefonino. Ok, l'ho lanciato all'interno della piscina, prima ha rimbalzato sul bordo, dopodiché l'ho tolto dalla piscina, dall'acqua, e il telefonino ha continuato a funzionare perfettamente. Ho fatto diversi lanci, ho provato a lanciarlo sui gradini, l'ho lanciato direttamente in acqua, l'ho lanciato anche nella parte di piscina in cui si entra con una sorta di discesina, colpendo quindi sia la parte più dura che viene calpestata, che attraversando ovviamente un pelo di acqua. E in tutti i casi il telefonino appunto ha risposto benissimo. In molti casi ha colpito direttamente la parte più dura, in altre invece prima ha colpito l'acqua e poi è andato in profondità. Questo è un test ancora più estremo, perché se il telefonino ovviamente colpisce prima qualcosa di duro e poi va a finire in acqua, se non è studiato in modo corretto potrebbe danneggiarsi e quindi potrebbe entrare acqua. In questo caso invece non è entrata acqua assolutamente, né per quanto riguarda il display, né sul comparto fotografico e nemmeno negli sportellini. Però voglio farvi vedere che siccome il bordo della piscina è antiscivolo, proprio per evitare che qualcuno, dato che è bagnato, possa scivolare giù, e allora si è graffiato, si sono formati questi graffi perché ho fatto diversi lanci. Tra l'altro c'era qualcuno che mi ha preso per pazzo perché, ecco, tanto è indistruttibile, mi ha preso per pazzo perché ho lanciato il telefonino più volte sul bordo piscina per riuscire a ottenere delle riprese che insomma potessero essere pubblicate, sia per la presenza di altre persone che perché magari il lancio non mi riusciva, insomma non riprendevo bene. Quindi avrò fatto almeno 10-15 lanci e il telefonino comunque ha reagito benissimo. Sono presenti, ripeto, questo piccolo graffio in questo angolo e questo altro piccolo graffio in quest'altro angolo. E non solo, le telecamere hanno un bordino, una sporgenza che riesce a proteggere anche il vetro. Come vedete, in questo caso si è graffiato leggermente la sporgenza, salvaguardando il vetro. Tra l'altro, ragazzi, mi sono appena accorto di avervi fatto vedere le fotografie che erano state salvate, quindi caricate su Google Photo, e durante il caricamento su Google Photo perdono un minimo di risoluzione. Quindi adesso potete vedere con la risoluzione più alta, e in questo caso, come vedete, si vedono davvero benissimo. Si vedevano bene anche prima, ma in questo caso si apprezzano ancora di più. Questa è la foto di poco fa, che si vedeva bene pure poco fa, ma adesso si vede ancora meglio, guardate. I capellini si vedono molto meglio, lo stesso le ciglia, quindi ottima risoluzione, 48 megapixel che sembrano rispettati perfettamente. Ovviamente ho provato a fare la solita foto controluce, cercando di prendere zone luminose e zone in ombra. In questo caso le zone in ombra sono venute leggermente più scure, ma dipende anche da come colpisce il sole. Invece le zone ben illuminate, quindi il cielo eccetera, non hanno sovraesposizioni. Si vede l'azzurro già da qua sotto fino alla parte alta, quindi da questo punto di vista comunque come fotocamera mi sembra che funzioni molto bene. Ho realizzato anche questo video sempre nella stessa giornata, anche i dettagli si vede tutto molto bene, quindi comparto fotografico promosso. Ho ripreso anche il gelsomino per fare vedere tutti i dettagli, quindi tutte le foglioline anche dell'ulivo, la corteccia. Ragazzi, promosso anche da questo punto di vista. Adesso diamo un'occhiata al solito gioco di macchine, facciamo solamente un giro per vedere come reagisce. Già comunque possiamo vedere che i colori si vedono bene. Proviamo a inclinare il display, riusciamo a vederlo anche guardandolo da sotto, guardandolo lateralmente da sopra. Si riesce comunque a vedere bene sempre con lo stesso contrasto. Ovviamente si vede molto meglio se guardato nella parte frontale. Ok, obiettivamente non è proprio una scheggia, perde un po' di tempo in più rispetto agli altri, ma vediamo durante il gioco. Sì, effettivamente comunque è reattivo durante il gioco, come vedete i comandi rispondono benissimo e anche la grafica è di tutto il rispetto, quindi come guardate anche la macchina, guardate tutti i vari dettagli, tutti gli effetti grafici, davvero devo essere sincero, si vedono molto bene. Tra l'altro ho anche vinto. Anche l'audio comunque con questo volume così elevato effettivamente accompagna bene il gioco e ce lo fa apprezzare un poco di più.
Ovviamente, come tutti i telefonini Android, all'interno troviamo diverse applicazioni già installate, come ho detto all'inizio. In questo caso troviamo anche una bussola che può servirci ad orientarci e trovare il nord. Insomma, io non farei tanto affidamento a una bussola presente su un telefonino, però nel caso in cui siamo curiosi e vogliamo sapere dove si trova il nord, possiamo sfruttare anche questa applicazione. Ma poco fa vi ho detto che nella parte posteriore abbiamo questi contatti che servono per poter ricaricare il telefonino. E come facciamo a ricaricare il telefonino con questi contatti? Se abbiamo anche questo ingresso, che tra l'altro rende impermeabile il telefonino, quindi mi raccomando, prima di immergerlo premetelo per bene e assicuratevi che tutto con baci, insomma, sia chiuso in modo ermetico. C'è la possibilità, ecco, con l'impronta digitale l'ho sbloccato, c'è la possibilità di utilizzare questa basetta che ci permette di ricaricarla semplicemente posizionandola al suo interno. E come vedete, questi due contatti vanno a toccare i contatti nella parte posteriore. Okay. In questo modo si sta già ricaricando. Nel caso in cui non vogliamo ricaricarlo, ma vogliamo utilizzare la basetta semplicemente per guardare il telefonino, magari da sdraiati, eccetera, possiamo portarlo leggermente in avanti in modo che i contatti non tocchino nella parte posteriore, e quando poi vogliamo ricaricarlo lo portiamo verso giù e inizierà la fase di ricarica. E dunque anche questo smartphone rugged AGM H5 mi ha soddisfatto. Non sapete quanti telefonini mi hanno inviato e quanti non me ne sto facendo vedere, perché effettivamente non corrispondono a quello che io cerco su un telefono rugged. Se il telefonino non merita di essere presentato nel canale, non ve lo faccio vedere direttamente. Questo invece si sblocca semplicemente guardandolo, si sblocca con l'impronta digitale, ha diversi sistemi, diverse opzioni, insomma è possibile ovviamente come tutti i telefoni Android scaricare delle applicazioni e personalizzarlo il più possibile, ma quello che lo rende unico è questo altoparlante che ha questo volume così alto. Ovviamente anche la funzione di fotocamera notturna non è da sottovalutare, perché ci permette di muoverci dove non riusciamo a vedere, dove non vogliamo utilizzare una luce per non essere visti, ma grazie alla fotocamera riusciamo ad evitare ostacoli, eccetera. Un telefonino completo, del quale vi lascerò ovviamente il link giù nel primo commento, e se riesco spero di ottenere anche un codice di sconto. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione all'insù, mettete anche un segno di spunta sulla campanella per ricevere le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!